Senti, Dimmi. secondo te, cosa sono i sogni? I sogni? Esatto, i sogni. Non lo so. Non riesco a comprendere bene la realtà. In altre parole, non riesci a distinguere la realtà degli altri individui dalla tua. E poi non so nemmeno dove si trovi la felicità. Ovvero, l'unico luogo in cui trovi la felicità sono i sogni. Allora questa non è la realtà. È un mondo in cui non esiste nessuno. Giusto, è solo un sogno. Perciò anch'io non mi trovo qui. Sì, perché hai rimodellato il mondo in una realtà costruita secondo le tue preferenze. Ed è sbagliato. Hai voluto ingannare la realtà con la tua fantasia. Non posso entrare in un sogno tutto mio adesso. Non sarebbe un sogno, ma solo un'alternativa alla realtà. Quindi, dov'è il mio sogno? Il tuo sogno è alla fine della realtà. E la mia realtà dov'è sparita? Si trova alla fine del sogno. Ayanami. Dove siamo? Questo è il mare di LCL. Siamo immersi nel brodo primordiale. Un mondo in cui non occorrono più AT Field, dove ciascuno ha perso la propria individualità corporea. Un mondo ambiguo che non consente di percepire il confine materiale tra le creature che lo popolano. Un mondo incoerente in cui si vive dappertutto e dunque non si esiste in nessun luogo. Io sono morto, Rei. No, sbagli. Adesso tutto è diventato una cosa sola. Questo è il mondo che hai desiderato, compiendo una libera scelta. Non so, non sono affatto sicuro che sia giusto. Se ricominciassi a desiderare l'esistenza degli uomini, le mura dell'animo disgiungerebbero nuovamente le forme umane, ma così risorgerebbero insieme anche le loro paure. Preferisco così. Ti ringrazio. In quel mondo sento di aver conosciuto solo cose sgradevoli. Ecco perché sono sicuro di aver fatto bene a fuggire. Tuttavia, non ho trovato niente di piacevole nel luogo del mio esilio, perché lì io non c'ero più. Era come se non ci fosse nessuno. Ciò non di meno, Shinji, desideri che gli AT Field tornino a imprigionare le forme viventi? Non è importante. Ma voi che indugiate nel mio animo, ditemi, cosa siete? Siamo la speranza, l'attesa che gli uomini imparino a capirsi un giorno. Siamo le parole "ti voglio bene". In fondo siete una sorta di miraggio, solamente una mia illusione, quasi una preghiera. Quindi qualcosa che non può continuare in eterno. Prima o poi loro mi tradiranno, mi abbandoneranno. Eppure ho deciso di incontrarli ancora, perché a volte ho sentito che i miei sentimenti erano sinceri.
La realtà è un luogo ignoto. I sogni si trovano nella realtà. La verità invece dimora nell'animo. Perché è l'animo che plasma la forma degli individui. E solo nuove immagini sono in grado di trasformare l'animo e la forma di tali individui. Già le immagini. La forza dell'immaginazione sta già costruendo il loro futuro e ha iniziato a tracciare il corso del tempo. Malgrado ciò, se le persone non agiranno secondo la propria volontà, nulla potrà cambiare. Quando ti perdi, devi cercare da solo la strada per ritrovare te stesso, anche se questo significasse non avere più voglia di parlare o lasciarsi muovere dalle parole altrui. Chiunque potrà riconquistare la sua forma umana se imparerà a immaginare se stesso nel proprio animo. Non devi avere paura. Tutti gli esseri viventi possiedono la capacità di riacquistare la propria forma umana e il desiderio di continuare a vivere. Se l'animo accoglie un'autentica speranza del vivere, allora qualsiasi mondo può essere il paradiso, semplicemente perché sei vivo. L'essere vivi offre la possibilità di trovare la felicità ovunque. Finché esisteranno il sole, la luna, la terra, andrà tutto bene. Ora ti senti meglio? Non so ancora dove trovare la felicità, però so una cosa. So che non smetterò di chiedermi perché sono nato in questo mondo e se sia giusto così. Tuttavia, finirò per darmi di continuo la risposta più soddisfacente, perché rimango pur sempre me stesso. Ma tu, mamma, che ne sarà di te? L'uomo costruisce gli Eva a immagine e somiglianza di Dio. È davvero questo il nostro scopo? Sì, la sua unica alternativa è vivere su questo pianeta. Invece gli Eva, loro sono in grado di vivere in eterno. Custodiscono per sempre l'animo umano che in essi dimora. Anche tra 5 miliardi di anni, quando la Terra, la Luna e perfino il Sole saranno scomparsi, loro potrebbero sopravvivere ancora. Se anche uno solo tra loro rimanesse in vita, per quanto sopportando la più atroce delle solitudini, Sarebbe una prova eterna dell'esistenza dell'uomo. Addio, mamma.